percorso iniziato da circa 5 anni che Eni ha intrapreso allo scopo di dare valore al passato e fornire strumenti di conoscenza a studiosi e ricercatori è oggi una realtà. Il 10 maggio infatti il presidente Roberto Poli ha inaugurato l'archivio storico a Pomezia, in provincia di Roma. All'evento sono intervenuti Salvatore Italia, direttore del Dipartimento Beni Archivistici Librari, Pier Giorgio Ceccarelli, direttore Affari Societari Eni, a cui fa capo l'archivio storico, rappresentanti delle sovrintendenze archivistiche italiane e dei pionieri e veterani Eni, tra cui alcuni collaboratori di Mattei. L'archivio storico Eni è uno dei più importanti d'Italia, grazie al quale è ora possibile ripercorrere tutte le fasi della storia della società, attraverso oltre 5 km di documenti, decine di migliaia di immagini fotografiche, oltre 1500 filmati del grande cinema Eni, che rappresentano un prezioso spaccato degli ultimi 50 anni della storia economica del paese. L'album dell'Eni comincia con queste vecchie foto di famiglia, dedicate all'Agip, l'azienda generale italiana Petroli, fondata nel 1926. La parola d'ordine era trovare il petrolio. Studiosi e ricercatori hanno così la possibilità di consultare la documentazione per seguire lo sviluppo dell'Eni dalla sua nascita nel febbraio del 1953 e conoscere una parte della storia mondiale del petrolio e del gas naturale. Il materiale conservato consente di studiare i principali aspetti della storia energetica del paese. L'archivio storico può rappresentare il riferimento per riflessioni sull'evoluzione della cultura dell'impresa petrolifera italiana e per certi aspetti dello sviluppo industriale del paese. L'archivio ospita circa 45.000 faldoni di documentazione. Il patrimonio conservato è databile a partire dai primi anni del Novecento, in cui si è formato il primo nucleo dell'industria petrolifera italiana. Tra le carte ordinate e descritte si trovano, oltre a quelle prodotte dall'Ente Nazionale Idrocarburi, ora Eni SpA, quelle delle prime società che operano nel settore italiano del petrolio e del gas, già dai primi anni del secolo scorso.